Ehi, ciao Johnny. Ciao Lucia, sono tornate le cassette. Che culo! Dai, ascolta un attimo, mi è risalita di brutto la scimmia. E quindi? E quindi io ho una piastra TH di un secolo fa che non mi funziona più e io non sono in grado. Non è che te hai roba buona usata per caso? No Johnny, purtroppo al momento non ho nulla. Quelle che avevamo le abbiamo vendute tutte sotto le feste, però se vuoi ho qualcosa di nuovo. Se proprio insisti. Ma perché c'è qualcuno che fa ancora le piastre? Certo, sono tornate le cassette. Fa pure lo spiritoso. Ebbene sì, la cassetta è tornata. Qualcuno dirà che non se n'è mai andata. Non se n'è mai andata. Ed è vero, ma solo per una cerchia molto ristretta di appassionati. Oggi invece sta tornando nelle case di chi le aveva abbandonate o sta entrando per la prima volta nelle camerette di tanti ragazzi che per motivi anagrafici non hanno vissuto il periodo d'oro della musica sul nastro. Spuntano pubblicazioni che tracciano la storia della cassette culture e ci raccontano anche il suo presente, con l'aumento esponenziale dell'interesse per il supporto, soprattutto negli ultimi anni. Un interesse che ci viene confermato da Guido di Anadialogue, grande esperto in materia che da anni propone video a tema sul suo canale. Lo trovate qui ed è assolutamente consigliato se amate la musica analogica. Ciao Johnny, guarda, davvero, questo libro è veramente fantastico, è piaciuto tantissimo anche a me, ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché come ben sai sul mio canale ho presentato vari video relativi alle cassette, alle musicassette, a parte l'aspetto nostalgico che ovviamente tutti noi che siamo nati o cresciuti negli anni 70, 80, 90 abbiamo, c'è molto di più e cercherò di sintetizzare magari 3 aspetti principali. Prima di tutto, la cassette culture, cioè quel movimento un po' underground, ma non solo, che sta nascendo un po' in tutto il mondo, o meglio, sta sviluppando, crescendo tantissimo a un ritmo pazzesco. Siamo già tornati alla produzione delle cassette intorno al 2005-2004, intorno a 250.000 nell'Inghilterra o negli Stati Uniti, in posti di questo genere che hanno chiaramente un rilievo nel market generale del mondo. Ma a parte questo, abbiamo la corrente appunto underground dove tantissime band, piccole band riescono a poter creare le loro opere musicali a basso budget e magari sperimentando, soprattutto nell'aspetto elettronico. Infatti questo tocco finale analogico dà tantissimo a chi crea musica elettronica, ma non solo. Come sappiamo anche le grandi star, il mainstream come Adele, come Lana Del Rey hanno portato tantissimi, vorrei dire proprio milioni di vendite di cassette, magari non è milioni, però centinaia di migliaia, tantissime cassette. Quindi abbiamo questi 2 aspetti che stanno aiutando a crescere tantissimo. Poi c'è tantissima curiosità, ovviamente, è fondamentale quello. Da un mio punto di vista, da quello che cerco di far capire tramite il mio canale, a mio avviso una delle potenzialità massime è sicuramente, come ho detto, underground culture, la possibilità di creare la propria musica con questo tocco analogico finale, ma anche la possibilità di registrare la propria musica volendo, ma anche ad esempio tramite servizi di streaming digitali tipo Qobuz, tipo anche Spotify volendo, anche se in bassa qualità, o Tidal alta qualità, sulle cassette vergini, e per fortuna le stanno facendo. La produzione è tornata in auge, tipo 1 ma anche finalmente il tipo 2, fantastico. E anche le piastre e i metodi per riprodurre stanno lentamente tornando. È un momento d'oro da seguire, da provare se non l'avete mai fatto. Ciao! Grazie Guido. Eh sì, è proprio così. Alla fine, se andiamo a studiare un pochino meglio il fenomeno, ci rendiamo conto che la rinascita del supporto è cosa già assodata.
non senza l'aiuto del cinema o del videoclip. È interessante poi constatare come negli ultimi anni un incremento degli abbonamenti streaming, quindi musica liquida, sia stato affiancato da una costante crescita del supporto fisico, sia esso vinile, CD o cassetta. Prendendo come riferimento il mercato del Regno Unito, che è quello che ci fornisce più dati, nel 2021 il CD ha tenuto botta, facendo capire che non ha nessuna intenzione di andarsene, pur rimanendo dietro al vinile, che ha portato a casa il 14° anno consecutivo in crescita, con vendite che non erano state così alte addirittura dal 1990. E visto il tema di questo video, guardiamo anche i dati riguardanti la cassetta. Non vendeva così tanto dal 2003 e il 2021 è stato il 9° anno consecutivo in crescita per questo supporto. Numeri incoraggianti che hanno fatto riaffacciare sul mercato piastre, boombox e Walkman, a dire il vero non sempre imperdibili, ma la loro esistenza dimostra che c'è fermento e che il mercato si sta muovendo anche lato hardware. Nella breve intro realizzata con la collaborazione preziosa di Luciano di Hi-Fi di Prinzio vi ho detto la verità, stavo cercando una piastra per me da mettere qui nello studio, visto che il mio compatto Kenwood, per quanto sia ancora funzionante, ha visto giorni migliori e qui non ci sarebbe lo spazio necessario per accoglierlo. La piastra TIAC che avevo acquistato usata qualche anno fa su eBay, non ricordo più neanche che modello fosse, ha smesso di funzionare dopo un paio di mesi e io non sono in grado di ripararla, né esiste nella mia zona un negozio che effettui assistenza su prodotti Hi-Fi e così vecchi poi. Insomma, ho chiamato Luciano per sapere se avesse qualcosa di usato testato da loro, ma nulla, ne era sprovvisto, tutto fumato negli ultimi mesi. Mi ha inviato allora 2 piastre nuove di pacca. Una è la W1200 di TIAC che avete già visto qui nel video di Gianluca Bocci. L'altra, sempre di TIAC, è la D850 che ha sia la piastra cassetta che il lettore CD e in più l'interfaccia, questa, per registrare su penna USB direttamente da CD o da cassetta e viceversa. Andiamo con ordine però, curiosando un po' nella storia di questi 2 prodotti per sapere da dove arrivano e perché. Lo sapevate? La genesi dei 2 apparecchi è simile, nel senso che entrambi discendono da modelli precedenti che hanno subito delle modifiche nelle specifiche tecniche a seguito della scomparsa dal mercato di un marchio storico come Tanashin, che dal 2009 non produce più, non fabbrica più meccanismi per riproduttori di cassette. One of these. This is the Tanashin, or Tanashin, I'm not too sure. E poi dal 2014 Dolby ha smesso di concedere in licenza il proprio sistema di riduzione del rumore. Quindi già da queste premesse saprete che qui non abbiamo il Dolby B o C o HX Pro e non abbiamo l'autoreverse. Allora le buttiamo nel cassone? Non così in fretta, perché è vero che non c'è il Dolby B, ma c'è il Dynamic Noise Reduction che assolve la stessa identica funzione. E poi ci sono anche altre caratteristiche da evidenziare. Procediamo. Per comodità e per abbreviare le sigle chiamerò questi 2 modelli 850 e 1200. Come vi dicevo poco fa, 850 e 1200 non sono i primi tentativi fatti dalla mitica azienda giapponese TIAC per rivitalizzare il mercato della musica su cassetta. Il 1200 è arrivato a marzo 2018 ed è tuttora in produzione, ma TIAC ci aveva già provato nel 2011 con il W890R e non aveva funzionato nonostante specifiche leggermente superiori come la presenza di autoreverse, Dolby B e Dolby HX Pro. Nel 2014 fece un altro tentativo con la versione 2 dello stesso modello, W890R Mark II, dove il grosso della macchina era sostanzialmente invariato, l'unica differenza era la mancanza
del Dolby B e Dolby HX Pro, una mancanza dovuta, come ho detto poco fa, non tanto alla volontà di risparmiare sulle specifiche, ma solo perché Dolby ha smesso di concedere in licenza il proprio sistema di riduzione del rumore a partire dal 2014. E sì, come avete visto dalle foto, al netto delle specifiche citate, sostanzialmente si tratta del solito prodotto, se non è proprio identico, è molto simile. Stessa cosa possiamo riscontrarla per l'850, immesso sul mercato a fine 2017 e andato fuori produzione qualche mese fa. L'antenato più prossimo dell'850, la D800, era arrivato nel 2012, sostanzialmente identico a questo, tranne per la presenza di autoreverse e Dolby B. Come ho detto prima, la D850 è andato fuori produzione qualche mese fa, ma se vi interessa si trova ancora facendo qualche semplice ricerca in rete, oppure aspettate la prossima revisione che sono sicuro arriverà visto il revamp attuale del mercato della cassetta. Per aiutarvi a capire se uno di questi due prodotti possa fare al caso vostro, dobbiamo entrare nel dettaglio di questo confronto, non prima però di aver fatto una precisazione importante. Io per me non stavo cercando solo una piastra che riproducesse le mie amate cassettine vecchie o nuove, ma ne stavo cercando una che mi consentisse anche di digitalizzare i miei vecchi nastri registrati dalla radio 20 e passa anni fa, non per chissà quale motivo di catalogazione, ma per puro e semplice backup. D'altra parte, molti lo fanno e lo hanno sempre fatto con i propri vinili, magari con quelli più pregiati, con le prime stampe. Suonano una volta il disco mentre lo digitalizzano e poi lo imbustano per sempre. Ecco, io invece preferisco sempre suonarmi il nastro, non il file digitale. Se poi il nastro dovesse rovinarsi a tal punto da diventare inutilizzabile, allora ho il file di backup da registrare su una nuova cassetta vergine. Certo, naturalmente non mi sogno di dire che non esistano altri metodi per digitalizzare le proprie vecchie cassette utilizzando una vecchia piastra di 20 o 30 anni fa, assolutamente no, solo che l'850 mi sembrava la soluzione ideale, quella più pratica, quella più veloce, ecco, visto che consente di fare proprio questo. Oltre a poter riprodurre cassette, CD, CDR e file MP3 via USB, posso registrare il contenuto della cassetta direttamente su penna USB in modo molto semplice, oppure viceversa, registrare il contenuto della penna USB o del CD su cassetta senza bisogno di collegare altri apparecchi, fa tutto l'850. Se poi il risultato sia degno di nota, beh, ci arriviamo. Adesso devo obbligatoriamente farvi una rapida carrellata dei due prodotti, come si presentano, quali sono le caratteristiche principali e così via. Partiamo dalla 1200 TIAC Double Cassette Deck, quindi doppia piastra a cassetta. Questo è il tasto di accensione, power, incassato così evitiamo di spegnerlo accidentalmente. Troviamo subito la piastra di sinistra, quella numero 1. Cosa significa Logic Transport Control? Che non ci sono meccanismi meccanici fisici ad attivare i vari comandi come stop, play, eccetera, ma sono elettronici. Quindi questa è una cosa sicuramente positiva a vantaggio di questa piastra a cassetta. Poi troviamo subito il pitch control che serve a alterare ovviamente il pitch in negativo, rallentandolo, e in positivo, accelerandolo. Che splendidi tramonti. Tasto eject per aprire la piastra numero 1, vedete non è né troppo veloce né troppo lento, e poi c'è il grosso della macchina che è concentrata qui nella parte centrale. Vedete a colpo d'occhio che è esattamente la stessa cosa, è simmetrico, certo non per tutto, però per le piastre i controlli, vedete, questi e questi sono identici. Poi andiamo sul display, quello vero e proprio, e la parte superiore della macchina. Counter reset cosa significa? Significa semplicemente questo, che azzera il contatore, avete visto? Poi
Se ad esempio invece sono a 10 e voglio ritornare allo 0, si ferma automaticamente allo 0. Dimmer serve a dimmerare, quindi a modificare la luminosità del display. Ci sono 3 modalità, questa è quella più accesa e io tengo questa. Repeat a cosa mi serve? Mi serve ad esempio a scegliere un punto 1, vedete, repeat 01, e poi il secondo che non mi sceglie perché probabilmente è troppo vicino, quindi devo aspettare un altro pochino. Adesso ha scelto il punto 02 e lui in automatico mi va dal punto 1 al punto 2, così via. Non so per quante volte lo faccia, però a me non interessa, è una funzione che credo che non utilizzerò mai. Parallel Rec, a cosa mi serve? Mi serve a registrare contemporaneamente sulle 2 piastre, quindi con 2 cassette registrabili, vergini o registrabili, un'altra sorgente, ok? E mi registra ad esempio il vinile collegato in linea, poi vediamo le connessioni posteriori, quindi il vinile su 2 cassette contemporaneamente. Mi può servire ad esempio per fare 2 copie contemporaneamente, quindi risparmiare tempo. Dub Start fa la stessa cosa, però non da una sorgente, ma dalla piastra numero 1 alla piastra numero 2. Quindi io, se voglio registrare la cassettina per il mio amico, metto la mia cassetta qui dentro ci metto la cassetta vergine che mi ha dato l'amico o che gli regalerò io e gliela registro, quindi contemporaneamente in sincrono con la piastra numero 1. Quindi Dub Start l'abbiamo visto, Return to Zero è lo stesso che abbiamo visto per la piastra numero 1 e infatti anche qui c'è Counter Reset per la piastra numero 2. Vedete che adesso ci sono i trattini perché non c'è una cassetta inserita, che inserisco subito così compaiono, ecco qua. Vedete, lui quando metto la cassetta che sia a 0 o meno mi va automaticamente sullo 0. Qui stessa cosa, Eject per la piastra numero 2. Rimaniamo un attimo qui perché poi c'è una cosa interessante qui da farvi vedere, mandando sulla destra la telecamera. Qui abbiamo l'ingresso per il microfono con il suo livello per registrare, ok? Questo selettore. E ci serve per karaoke oppure per registrare la nostra voce. E poi qui c'è il level, il solito selettore con min e max per l'uscita cuffie. Quindi anziché andare sull'uscita cuffie del nostro amplificatore, se il nostro amplificatore ne è sprovvisto, possiamo utilizzare direttamente questa, che è dignitosa, niente di che, né in bene né in male, dignitosa. Tasto Eject l'abbiamo già visto, piastra numero 2 Rec e Play, vedete che anche qui Rec e Play, perché entrambi riproducono e registrano. Cosa al volo da dirvi: riproduce tutti i tipi di cassette in automatico, cioè riconosce il tipo di cassetta, che sia tipo 1, quindi ferro, o 2 cromo o 4 metal, la riconosce in automatico e registra su cassette di tipo 1 e di tipo 2. Poi ci spostiamo qui sulla parte più a destra della 1200. Timer a cosa ci serve? Se non abbiamo un timer esterno da collegare non ci serve a nulla. Questo ci consente appunto con un timer esterno di registrare, su off ovviamente non fa nulla, oppure di riprodurre a seconda della scadenza che immettiamo sul timer, a seconda di quando lo vogliamo far partire, in registrazione o in riproduzione. Noise Reduction, secondo TIAC, secondo quello che ha dichiarato, è l'equivalente del Dolby B, sistema Dolby, che non è più concesso in licenza, solo in riproduzione. C'è scritto Play Only, quindi se noi vogliamo collegare ad esempio un synth amplificatore in linea a questa doppia piastra cassetta per registrare sulla cassettina il programma radio preferito, ok? Non ce lo registra con il noise reduction, ma il noise reduction, quindi la riduzione del rumore, è attiva solo in riproduzione, solo quando la cassetta va in play. Torniamo un attimo sulla panoramica centrale della 1200 per ovviamente ricordare che qui ci sono stop, play, rewind, fast forward, e qui la stessa cosa per la piastra 2, e anche qui ci sono speculari, record, pause e rec mute sia per la piastra 1 che per la piastra 2. Record, come
si fa intuire dal colore e dal nome, serve a registrare, pause a mettere in pausa, rec mute serve a impostare una pausa di 4 secondi quando lo premiamo nei nastri che registriamo, ok? Il selettore che è qui al centro con scritto rec level, che va da 0 a 10, serve a impostare il livello di registrazione. E come riusciamo a capirlo? Ovviamente dal grafico che è qui, canale sinistro, canale destro. Questi sono i dB. Adesso non si sente nulla perché ho abbassato, e quindi da questo riusciamo a impostare il livello di registrazione. Un'altra cosa da segnalare sul meccanismo di questa piastra del 1200, ma la stessa cosa vale per l'850 perché è sostanzialmente identica, vi ho detto dell'attivazione elettronica di stop, play, rewind e fast forward. Non c'è l'auto reverse, ma c'è l'auto stop a fine corsa, alla fine del nastro. Per il pannello posteriore del 1200 aspettiamo un attimo, ve lo faccio vedere insieme a quello dell'850 perché sono molto simili e poi non c'è granché da vedere e da dire, quindi ci spostiamo sull'850. TIAC Cassette Deck CD Player AD 850. Accendiamo qui in basso a sinistra, tasto power. Vedete che va in automatico su tape. Se io volessi scegliere una sorgente diversa, quindi o lettore CD o la pennetta USB, dopo facciamo la prova, schiaccio qui, premo Source e mi sceglie la sorgente. Rimaniamo un attimo sul lettore CD per farvi vedere che questi sono i controlli relativi al lettore CD che legge anche MP3, quindi CDR. Così apriamo lo sportellino e naturalmente lo richiudiamo, stop, play, pause, indietro, avanti e traccia indietro, traccia avanti. Anche il repeat è solo per il lettore CD, non vale anche per il tape, quindi non c'è la funzione che abbiamo visto prima per il 1200. Guardate il display, repeat 1, repeat all e poi rivà nello stato normale. Stoppo il CD per farvi vedere qui, counter reset è solo però per il tape e ve lo dimostro subito andando a scegliere tape. Vedete che vado un po' avanti, counter reset e torna a 0. Rec level, stessa cosa che abbiamo visto per il 1200, per scegliere il livello di registrazione anche qui abbiamo i livelli, ok, canale sinistro e canale destro, per scegliere a che livello appunto registrare il nostro nastro. Vedete che questo è l'ingresso per la pennetta USB, un'interfaccia USB 1.1, quindi insomma niente di che. Se noi andiamo su USB lui inizia a leggersi la pennetta, vedete che si accende con molta calma, ci dice cosa c'è all'interno della nostra memoria USB e questi sono i controlli per, eccoci qua, folder 2, 15 file. Queste sono le registrazioni che ho effettuato io per questo video. Play, pause, indietro, traccia indietro, avanti, traccia avanti, folder per scegliere tra file e cartella, avete visto? Pitch control è per il tape, per il nastro, non per il lettore CD e neanche per la pennetta USB, e ha la stessa funzione che abbiamo visto per il 1200. Qui c'è la piastra a cassetta, adesso ci arriviamo. Prima vi voglio far vedere però questi selettori. Sotto i comandi del lettore CD troviamo Power on Start, CD, Tape o USB. Cosa significa? Che decidiamo quale sorgente far partire quando accendiamo la macchina. Adesso è su Tape, quindi se noi spegniamo, accendiamo, siamo in automatico sul nastro, oppure possiamo scegliere anche USB. Off, Play, Rec, Tape è la funzione che decidiamo di assegnare alla partenza quando accendiamo la macchina. Adesso è su off, quindi non parte, ma se noi mettiamo tape come adesso e play, vedete che quando la macchina parte, faccio uno zoom out al volo, parte in riproduzione la cassetta. Magari adesso non si vede con riflesso, ma si vede qui dal counter, la stop,
rifaccio una zoomata per vedere, ecco. Eco Mode off, adesso è su off 1 e 2, serve per aggiungere un po' di eco, ma quando aggiungiamo l'eco? Quando utilizziamo il microfono che si trova qui in basso a destra sotto la piastra, l'unica piastra, ingresso microfono con livello. Voglio farvi vedere a cosa servono questi due tasti USB tape con sopra record. Ovviamente si tratterà di qualcosa legato alla registrazione. Allora io decido di registrare su un nastro quello che c'è nella pennetta USB inserito. Allora premo nastro e lui mi chiede di selezionare la sorgente, quindi io scelgo USB, ok, reading, adesso mi sta leggendo la pennetta, ci vuole un pochino perché legga la penna, l'abbiamo già visto prima, non è proprio immediato. Vediamo se ripremendo tape, ok, adesso vedete che flippa la lucina, quindi ancora non sta registrando. Questo è il file che voglio registrare, o meglio il counter del file che voglio registrare, a che punto è la cassetta, mettiamo sullo 0 e faccio partire il nastro. Cosa vuol dire? Che lui mi sta registrando, avete visto, la traccia numero 1 sulla cassetta. La stessa cosa succede, ecco qua, stesso procedimento, cambiando ovviamente il tasto, se vogliamo riversare su penna USB una cassettina di 20 anni fa registrata alla radio. Quindi cosa premerò? Premerò USB, vedrete che lui mi dice che registrerà a 128 kbps. Sta preparando tutto il sistema affinché parta la registrazione, ci vuole un po' di tempo. Premendo USB lui va in attesa, adesso è pronto per registrare. Quando io premo USB parte il nastro e me lo sta registrando sulla penna USB. Quindi vedete è abbastanza intuitivo, perché abbiamo tutto in un'unica macchina senza bisogno di collegare cavi, di collegare computer. Bisogna vedere poi se la registrazione sia di qualità e lo vedremo e lo sentiremo più che altro. Sulla cassetta non ho niente da aggiungere perché è lo stesso meccanismo che troviamo anche sulla 1200, questa che è qui sopra che abbiamo visto prima. È lo stesso tipo di piastra con gli stessi controlli, stesso discorso che non c'è autoreverse. In questo caso sull'850 vedete qui non c'è niente a parte eject e il livello per l'ingresso microfono, questo è il pitch control, non c'è un selettore per impostare su on o su off il noise reduction, quindi qui non c'è riduzione attiva del rumore, non c'è Dolby B o dynamic noise reduction che dir si voglia, quindi non c'è neanche in riproduzione, non solo in registrazione, ma non c'è neanche in riproduzione. Questo è una cosa che a me personalmente non fa impazzire. Per il resto la piastra è identica, quindi attivazione tramite solenoidi, quindi circuito elettronico, non tasti fisici, questa è una cosa positiva. C'è auto stop, non c'è auto reverse. Anche se siamo qui per parlare di piastre a cassetta, una postilla la merita assolutamente il lettore CD che troviamo a bordo dell'850. Perché? Perché il buon V Westlife, aprendosi la macchina, ha visto che praticamente il codice che troviamo, la sigla che è stampata sul meccanismo del lettore CD, quindi interno, è lo stesso del meccanismo che troviamo all'interno del Marantz ND8006, che è una macchina che varia dai 1200 ai 1600 euro, lettore CD, streamer di rete. Quindi insomma diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti. Il lettore CD funziona benissimo, sì, come ha fatto vedere Westlife, la funzione di ricerca all'interno della canzone non è il massimo, se ricorda i lettori CD di 20 anni fa, ma questo significa il giusto. Il meccanismo è assolutamente più che dignitoso. E una postilla la merita certamente anche l'interfaccia USB di questo 850, perché in riproduzione
supporta file fino a 320 kbps, ma lo abbiamo visto prima, in registrazione lui esegue, cioè crea dei file solo a 128 kbps, file MP3 a 128k. E diciamo che il confronto con il 1200, quello che sta ovviamente qui sopra, è un po' impietoso, perché dal 1200, collegandolo con un cavo USB al Mac, quindi sfruttando un software come Audacity, posso creare anche dei file WAV a 16 bit e il confronto, anzi la differenza, si sente tutta, perlomeno in cuffia, ecco, in cuffia si sente tutta. Ho girato i due apparecchi per farvi apprezzare i pannelli posteriori e per farvi vedere che sono molto simili, a partire dai connettori per cavi RCA. Qui c'è line in, line out, ovviamente sono ingressi non bilanciati. Line in, ad esempio, lo utilizziamo per collegare il nostro giradischi, se vogliamo registrare il vinile su cassetta. Line out è l'opposto, nel senso che il segnale esce da questo apparecchio, quindi dalla cassetta, ed entra nel nostro amplificatore per poi farlo suonare con i nostri diffusori. Qui c'è l'ingresso USB per digitalizzare le nostre cassette. Il cavo lo dobbiamo mettere noi, è un cavo classico da stampante, qui non ci sono grandi cose da segnalare, a parte il nome della macchina e il numero seriale. Vedete che il cavo è integrato, questa è una cosa che non sempre è positiva, a me non piace, ad esempio, io preferisco sempre un cavo removibile, perché in caso di guasti non si sa mai. Un cavo removibile, che è lo stesso anche qui. Vedete che le macchine sono veramente la stessa cosa qui dietro. Non c'è qui l'ingresso USB, ma perché c'è l'interfaccia davanti nell'850. Per finire sull'850 e finire la carrellata sui pannelli posteriori, cosa vi devo dire? Che quello che ho detto per questi ingressi vale allo stesso modo per gli ingressi dell'850. Last but not least vi faccio vedere che entrambi gli apparecchi arrivano con un bel manualone d'uso, anche in italiano, entrambi, telecomando, batterie per telecomando e doppia coppia di cavi RCA, quindi insomma una dotazione di tutto rispetto. Ci tengo a sottolineare il fatto che il manuale sia fatto veramente bene, e ve lo faccio vedere in PDF mentre parlo, perché sono fatti entrambi come venivano fatti una volta, quando veniva detto anche l'ovvio, e molto meglio questi rispetto a quelli che troviamo oggi spesso, che si limitano a una guida d'uso rapida senza poi spiegarci come funziona la macchina. Prima di passare ai test audio, c'è una differenza importante da segnalare tra questi due apparecchi, e che i più attenti avranno già notato, tra la piastra 1200 e l'850. Sull'850 non c'è il Dynamic Noise Reduction, che è presente invece qui sul 1200, ossia il sistema utilizzato da TEAC per sostituire il Dolby. Ma se per molti questa è una grave mancanza, altrettanti già in passato non utilizzavano il Dolby B o C o HX Pro. Per il resto le due piastre, queste, le piastre a cassette, quindi anche queste naturalmente, sono identiche. Se volete qualcosa di più approfondito, con due parole anche su Wow e Flutter e relativi test, vi rimando al video, anzi ai video di V-Westlife, che ha analizzato nel minimo dettaglio sia questo, il 1200, sia il Tascam 202 Mark VII, sia il Tascam CD A580. Avete sentito, no? Cambiano le sigle tra TEAC e Tascam, ma si tratta sostanzialmente degli stessi prodotti, visto che Tascam è la divisione professional di TEAC, dove TEAC, come sappiamo, è rivolta al mercato consumer. Va solo aggiunto che i Tascam hanno qui le orecchie per montarli in un rack, e per questo hanno i piedini meno pronunciati. Sui TEAC invece abbiamo i tipici piedini da componente hi-fi domestico. Sul Tascam CD A580, curiosamente sempre in produzione a differenza della controparte TEAC, qui al posto dell'ingresso microfono abbiamo l'uscita cuffie. Sul Tascam 202 Mark VII, a differenza del 1200, c'è lo Special Playback Mode. Qui in questa finestra, vedete, no? Che c'è questa finestra e qui c'è uno spazio vuoto.
nel Tascam c'è lo Special Playback Mode che consente di riprodurre 2 cassette contemporaneamente. Una piastra la ascoltiamo in cuffia e l'altra la ascoltiamo sui diffusori. Sono naturalmente esigenze pensate per i professionisti e quindi ha senso che siano presenti solo sul Tascam. Per il resto, lo ripeto, sono la stessa identica cosa e si può intuire anche guardando i pannelli frontali degli apparecchi. Ribadisco, andatevi a vedere i video di Westlife, ma almeno un paio di spunti interessanti presi da lì voglio riproporli già in questa occasione. Il meccanismo delle piastre, quindi sia questa che questa, e naturalmente questa, che è identico per tutte le piastre, è una replica esatta del Tanashin, ossia il meccanismo più diffuso prima che la stessa azienda ne interrompesse la produzione nel 2009. È una replica, probabilmente cinese, ma questo non significa che non faccia il suo dovere e infatti dal punto di vista della qualità intrinseca del meccanismo siamo sui livelli degli apparecchi entry level di 20-30 anni fa. È certamente un meccanismo economico, ma allo stesso tempo affidabile. Riproduce e riconosce in automatico ogni tipo di cassetta, quindi dal tipo 1, quella più comune, come la TDK che acquistavamo al supermercato, quindi dal tipo 1 al tipo 4, la metal per intenderci, e può registrare su cassette di tipo 1 e tipo 2. Come ricordava Guido all'inizio, adesso è rincominciata lentamente anche la produzione di cassette tipo 2. Se come me acquistate o state cercando un prodotto del genere tra questi due, insomma, per riprodurre le cassette pre-registrate, quelle originali, che siano vecchie o nuove, oppure anche per riprodurre i nastri che compilavamo da ragazzi e per eventualmente trasferirli, digitalizzarli, insomma, per averli come backup, allora questa doppia piastra, la 1200, ha già tutto il necessario per farci godere. E qui il dibattito si fa interessante, si fa acceso, perché entra in gioco la mia preferenza personale. Io di solito scelgo il nuovo, soprattutto in campo hi-fi, prima di tutto per il discorso della garanzia, che nell'usato non abbiamo, a meno che non sia un prodotto testato, revisionato e garantito, come nel caso di hi-fi di Prinzio. Secondo, io non sono in grado di mettere le mani sui meccanismi di una piastra a cassetta. Sono un maneggione, ma la mia conoscenza si ferma all'apparecchio integro, chiuso, come questo. Non potrei mai ripararne una usata che mi si guasta. E infine, qui in zona non ci sono negozi che effettuano riparazioni su apparecchi hi-fi né di oggi né a maggior ragione di 20 o 30 anni fa, visto che in alcuni casi i pezzi di ricambio sono impossibili da trovare. Per questi motivi, ma soprattutto perché per le mie esigenze attuali basta e avanza, mi tengo la THW 1200, perché la 1200 non l'850 per via dei test audio che ho effettuato, perché sinceramente della doppia piastra ad oggi non saprei che farmene. Ricordo che io stavo cercando una piastra che mi consentisse di digitalizzare i miei vecchi nastri e pensavo che l'850 fosse la soluzione migliore. Sì, è quella più comoda, ma sull'850 non c'è il noise reduction e si sente che non c'è, e poi è vero che la registrazione su penna USB è semplice e rapida, ma dalla nostra cassetta otteniamo solo file MP3, niente WAV o altro, e solo a 128 kbps. Non ci siamo. Veniamo ai test audio. Capirete che con due apparecchi a disposizione e molteplici modalità di riproduzione e registrazioni, le variabili da ottenere sarebbero tante, troppe per inserirle in un solo video. Mi limito allora a farvi ascoltare le prove che mi hanno convinto a preferire la 1200 rispetto all'850. Intanto ascoltiamo che differenza c'è tra noise reduction on, quindi riduzione del rumore attivata, e noise reduction off, quindi riduzione rumore disattivata. Il vecchio, insomma, Dolby B secondo TH.
Scelgo per questo motivo un bel nastro pieno di rumore di fondo intrinseco, come solo un nastro registrato dalla radio può essere, perlomeno considerando il mio setup di 25 anni fa. Io volevo iniziare questa serata cantandovi un vecchio tango che si chiama Cristal, che io insomma perché vi so nostalgici, ecco. Io volevo iniziare questa serata cantandovi un vecchio tango che si chiama Cristal, che io insomma perché vi so nostalgici, ecco. Già dopo questo primo test mi terrei la 1200 perché l'850 non ha il Dynamic Noise Reduction, il Dolby B, insomma, per capirci, e la qualità audio, visto che il meccanismo e le caratteristiche sono identiche, è sovrapponibile alla qualità audio del 1200 senza il Noise Reduction attivo, senza Dolby B, e per me è una cosa che conta, perlomeno alle mie orecchie. Io preferisco il Dolby B, il Noise Reduction attivo. Ci troviamo qua, tra lampioni e vetrine, tra prezzi di scarpe, liquori e cucine. Ci troviamo qua, tra lampioni e vetrine, tra prezzi di scarpe, liquori e cucine. Piccola parentesi, un'altra cosa da segnalare rispetto all'analisi di V. Westlife. Lui con le sue misurazioni ha rilevato un leggero incremento di hum, di rumore, di fastidio, sulla piastra di sinistra, che attribuisce sensatamente al fatto che qui il trasformatore per l'alimentazione non sia schermato e quindi crei interferenza sul segnale della piastra più vicina al trasformatore, la numero 1. Sulla carta e dai suoi test indubbiamente, ma all'atto pratico, cioè con la musica, io non sento differenza. Questo è Capossela registrato con Noise Reduction attivato sulla piastra 2, questa del 1200. È stato forse per noia o per mancanza di vino, siamo usciti di casa e andati incontro al destino normale, fatto di ponce, giornale, di risate spremute, di parole taciute. Questo invece è Capossela registrato con Noise Reduction attivo, quindi stessa impostazione di prima, ma sulla piastra 1 dove dovremmo avere più rumore. È stato forse per noia o per mancanza di vino, siamo usciti di casa e andati incontro al destino normale, fatto di ponce, giornale, di risate spremute, di parole taciute. Io non sento differenze, stessa cosa quindi. Bene, andiamo avanti. Confrontiamo adesso la qualità della registrazione su cassetta del 1200 con quella dell'850 e quindi la registrazione con cavo USB che mi collega il 1200 al Mac o PC sarà migliore di quella realizzata internamente dall'850. Andremo ad ascoltare 3 spezzoni. I primi 2 sono senza riduzione del rumore attiva, visto che, come ho detto più volte, l'850 non ha Dynamic Noise Reduction, il 1200 ce l'ha ed è disattivabile, quindi per i primi 2 file avremo l'ascolto senza Noise Reduction attivo, ok? Quindi senza Dolby B. La terza prova, il terzo file, sarà con Noise Reduction attivo sul 1200, visto che si può fare, per far ascoltare la migliore soluzione possibile, o perlomeno la migliore secondo i miei gusti e quella che poi mi ha fatto decidere di tenermi la 1200. Una giornata senza
senza pretese. Non ci succede una volta al mese, stiamo qua, messi qua, ad aspettare la sera. Una giornata senza pretese. Non ci succede una volta al mese, stiamo qua, messi qua, ad aspettare la sera. Una giornata senza pretese. Non ci succede una volta al mese, stiamo qua, messi qua, ad aspettare la sera. Questi test e queste registrazioni sono tutte effettuate in linea diretta per farvi percepire al meglio le eventuali differenze. In audio ambientale, non vi faccio sentire però ve lo dico per conoscenza, in audio ambientale le differenze si fanno più sfumate, soprattutto tra il file MP3 a 128 kbps registrato dall'850 e il file WAV, ma riduzione del rumore disattiva, registrata dal 1200. In audio ambientale è più sfumata, ma qualcosa della compressione del file MP3 si avverte. In cuffia lo scarto è più evidente. Non c'è storia invece tra il file MP3 a 128 kbps registrato dall'850 e il file WAV registrato dal 1200 con riduzione del rumore attiva. Quindi anche da questa prova il vincitore che emerge è il 1200 apparecchio, la 1200 piastra, insomma decidete voi. Ma visto che il video è già chilometrico, voglio togliermi un ultimo sfizio. Queste cassette, la cassetta fa veramente così schifo come sostiene qualcuno? Che tendenzialmente questo supporto non rappresenti il non plus ultra dell'audiofilia? Ok, ci posso anche stare. Ma non è una legge che vale sempre e in ogni caso, come per il vinile, a me interessa di più l'esperienza che faccio rispetto alla pulizia asettica del suono riprodotto. Che siano proprio a monnezza, aspettiamo a dirlo, anzi, ascoltiamolo. Divertiamoci allora con un confronto. Ho preso un file WAV ottenuto da CD originale del 93 tramite iTunes. Ho preso un altro file WAV ottenuto da cassetta originale, registrata dal 1200 con cavo USB e Audacity, e poi, giusto per mettere un altro po' di pepe, ho preso un file MP3 registrato da CD originale sull'850 e trasferito su penna USB direttamente dall'850. Il file dalla penna USB l'ho passato, l'ho registrato sull'850 su cassetta vergine acquistata a pochi spiccioli su Amazon. Questa cassetta poi l'ho fatta riprodurre dal 1200 con riduzione del rumore attiva e ho ottenuto un altro file WAV. È stato un po' contorto quest'ultimo passaggio, ma giusto per farvi capire che sì, c'è stata una perdita di qualità dal CD alla cassetta, al file WAV, scusate, che abbiamo ottenuto dalla cassetta registrata sull'850, però insomma era giusto per... Mezzogiorno di fuoco e sangue tra famiglie onorabili. Mezzogiorno di fuoco e sangue tra famiglie onorabili. Mezzogiorno di fuoco e sangue tra famiglie onorabili. Avete sentito, no? Molto interessante. Quindi versione CD originale, versione cassetta originale, file WAV non sono poi così diversi, tenendo conto che la registrazione su nastro risente inevitabilmente dell'usura. Usura che nel primo brano di una cassetta, visto che era il primo brano, dimmi il nome, il primo brano di una cassetta o di un vinile è sempre maggiore, essendo la traccia più suonata. Il terzo file l'ho inserito più per gioco che per altro, con tutti gli arzigogoli che vi ho raccontato, per ribadire che prima di esprimersi su un argomento bisogna provare con mano, in questo caso sentire con le nostre orecchie.
il file WAV ottenuto dalla registrazione su cassetta vergine super economica di un file MP3 a 128 kbps chiaramente non regge il confronto, ma non è così pessimo come qualcuno potrebbe immaginare. E va considerato il fatto che abbiamo ascoltato brani registrati in linea diretta, perché in audio ambientale, come sempre, le differenze si fanno più sfumate. Insomma, la cassetta ha assoluta dignità di esistere. Che qualcuno la detesti e qualcuno la ami è un altro discorso. Quanto alla 1200, come dice V Westlife, non è la nuova Nakamichi Dragon, ma neanche vuole esserlo. E nonostante i dubbi di alcuni puristi, si rivela essere un buon prodotto di partenza per chi cerca una piastra a cassetta nuova nel 2022. In attesa di altre macchine che sono certo arriveranno, questa può soddisfare tutti gli appassionati come me. Gli audiofili più incalliti si rivolgeranno al mercato dell'usato, dove troveranno certamente apparecchi più performanti, a patto che siano revisionati, e poi troveranno anche il rischio di ricambi irreperibili nel caso in cui si guastassero e non sapessero metterci le mani. Morale della favola, come sempre, ce n'è per tutti i gusti. Io per il momento mi tengo la 1200 per ascoltarmi le mie cassette, quelle vecchie, quelle nuove, e per riversare in formato WAV i miei vecchi nastri registrati dalla radio. Se poi questo video dovesse riscuotere particolare interesse, acquisterò apposta una piastra vintage, revisionata, testata, e tornerò con un bel duello. Se poi magari mi aiutate con qualche donazione, il video esce anche prima. Prima di salutarvi devo necessariamente fare una considerazione sul prezzo a cui è venduta questa doppia piastra, la 1200. Più o meno siamo sui 400 euro. E come mai 10 anni fa, nel 2012, una doppia piastra della stessa azienda, form factor identico, assenza di ingresso USB ma specifiche tecniche leggermente superiori, come mai veniva venduta allo stesso prezzo con cui viene venduta questa oggi? È sempre la legge del mercato. 10 anni fa la W890R rimase sugli scaffali, tanto che TIAC ne dimezzò praticamente il prezzo e si trovava ovunque a meno di $200. Oggi queste macchine non rimangono più sugli scaffali, vengono vendute perché la cassetta è tornata. E come vi dicevo in questo video qua, dati alla mano, è tornata anche in Italia, anche se con numeri naturalmente inferiori rispetto al resto d'Europa e agli Stati Uniti. Soprattutto la 1200 funziona perché di fatto non ha concorrenza. L'unica altra macchina da prendere in considerazione oggi è questa, sempre di TIAC, ma non a tutti piace l'abbondanza data da piastra a cassetta, da lettore CD, da ingresso USB, e poi, come vi ho detto nel corso di questa analisi, è andata recentemente fuori produzione. In questo momento TIAC può permettersi di fare il prezzo che vuole, e tenendo conto di tutto direi che il prezzo non è basso ma neanche spaventosamente alto, visto il prezzo che hanno altre piastre decisamente meno performanti. Naturalmente la speranza è che il prima possibile arrivino altri apparecchi dai produttori storici di piastre a cassette, magari anche per fasce di prezzo diverse. Attenzione, ho detto che spero che arrivino il prima possibile, perché del fatto che arriveranno ne sono praticamente certo. Ricordate come venivano sbeffeggiati i primi nuovi giradischi di qualche anno fa? Oggi il mercato del giradischi è in continua crescita. Le aziende più note non riescono a stare al passo della domanda, così come succede, e lo sapete, per la produzione fisica dei vinili. Non credo che questo avverrà anche per la cassetta, ma di sicuro
gli amanti di questo formato avranno di che godere nei prossimi anni. Io inizio a godere da subito. A presto e buoni ascolti. Una giornata senza pretese, non ci succede una volta al mese, stiamo qua, messi qua, ad aspettare